Buongiorno, è 334 Knowledge Seekers Workshop di giovedì, giugno 25, 2020. Qui c'è Mr. Cash che è pronto a iniziare. Adesso è Mr. Cash che sta parlando, allora sta dicendo buongiorno, pomeriggio, buonasera, dovunque siete. Abbiamo abbiamo i documenti finali del corona, e come sapete, sapete, la Cash Foundation ha investito soldi e tempo per la Cash Foundation Global. Ha detto che Tuesday verrà rilasciato i dati raccolti. Verranno rilasciati dall'Iran. Questa è una delle migliori notizie che potevamo dare, che queste statistiche verranno rilasciate martedì con tutti i dati, e noi stavamo aspettando, e noi stavamo e quindi dalla prossima settimana avremo delle proposizioni differenti e di come capiremo questa tecnologia. E con i ricercatori di Sapienza più l'Universal Council, la loro responsabilità di spandere questa conoscenza e capire questa conoscenza e capire la totalità di questa scienza. E quindi questi dati che rilasceremo sono così specifici, sono così vengono dati da dottori, da ospedali, e quindi non possono essere cambiati, sono molto e quindi l'università scientifica in Iran ci ha dato questo supporto, e ci ha dato il supporto completo per raccogliere questi dati, e vi ringrazio, e li ringrazio. E quindi ringrazio le università che sono rimaste con noi, che ci hanno dato questo supporto.
Quello che rilasceremo la prossima settimana, toccherà la vita di ogni uomo su questo pianeta. E quando questa tecnologia, verrà fuori, toccherà tutti, anche gli animali, perché anche gli animali son stati toccati dal corona. E noi sappiamo che il corona si è trasferito anche sulle piante e sugli animali. E quindi il corona è stato per noi un punto di forza per, a aprire la s nella tec per l'umanità, per aprire nella tecnologia dello spazio. Tu puoi decidere di volare nello spazio con l'UFO o o col con o senza. Arriveremo tutti quanti ad avere la stessa conoscenza, indipendentemente se sei uno che pulisce la strada o se sei un re o se sei tutti quanti arriveremo ad avere la stessa conoscenza. Questa è la prima volta che daremo l'opzione che l'uomo potrà scegliere se andare in un altro livello più alto o rimanere, nella fisicalità. Sarà una scelta che potrete fare. Potrete fare è come se vediamo o noi l'opzione di andare nella prossima città e voi decidete come andarci, se andarci con l'asino o se andarci con, un altro veicolo di trasporto. Voi, sceglierete la dimensione della fisicalità e voi sceglierete la dimensione se entrare nella dimensione dell'anima e questo sarà, tutto, in correlazione alla vostro livello di conoscenza. E quindi questo sapere comunque verrà accessibile a tutta la totalità. Praticamente tutti avranno la conoscenza di tutto e in questo modo il rabbino non potrà più nascondere parte della verità. Quindi tutti quanti avranno la possibilità di innamorarsi col creato. E quando tu ti innamori con l'universo, tu di fai cominci a far parte dell'universo. Più in profondità più vai e più vieni illuminato e più vedi in profondità. Più dai e più ricevi e in quel processo maturi di più. E in molte vie, negli
negli insegnamenti io sempre dico: "Imparate dal plasma". Più dai, più ricevi, più diventi forte. E questa forza ti porterà a ritornare al creatore. E quindi come tu esprimi il tuo amore, è così che funziona. E dopo hai l'opzione di manifestare te stesso. Prima arrivi, ti innamori del creato, arrivi a conoscere il creato e poi da lì riesci a manifestarti ancora a livello fisico. Quindi se io se tu poi puoi decidere che puoi, diventare fisico o viaggiare nello spazio. Quindi in futuro quando l'uomo matura. In molte vie ques ci sono queste stazioni nell'universo dove tu devi capire dove ti converti, dove puoi convertire la tua energia in modo che la tua anima può, funzionare in stati diversi. Il libro numero 9, come ho sempre detto, è il libro dell'anima. E c'è anche il libro dell'anima dell'universo. E questi libri verranno scritti uno con la penna dell'uomo e un altro con la penna dell'anima. Questi 2 libri rimarranno qua per essere sempre ricordati. E quindi là ci sarà scritto come, vi potrete elevare. Etto challenge sarà quello di come l'anima, potrà, arrivare a imparare ad arrivare al creatore. Non ci sono limitazioni e non ci sono e in questo processo l'uomo insegnerà a se stesso il progresso dalla fisicalità dell'uomo al al l'anima della fisicalità dell'anima e fisicalità dell'universo. E questa è la via del creatore. E in questo processo voi capirete il processo della creazione e imparerete pure come il corpo è stato messo insieme. E come lo dicevo negli insegnamenti prima, parzialmente l'uomo è la replicazione della luce e parzialmente, l'uomo è la replicazione dell'universo. Adesso se voi pensate, l'arancio viene messo nella coppa, adesso sto disegnando, sta facendo vedere il disegno della coppa, sta facendo vedere il disegno, uhm, e quindi c'è la coppa con, l'arancio.
e quindi mette l'arancio sopra la coppa e sentite il sapore dell'arancio nella coppa. In molte vie quello che ricevete nella coppa è il sapere dell'universo. Infatti la vita l'uomo è in parte la del creatore e dell'universo e quindi, ha tutto il con ha nell'universo c'è tutto il contenuto per creare l'umanità. L'uomo porta dentro di sé la totalità dell'universo. E quindi siccome tu quando assaggi l'acqua hai il sapore dell'arancio, che l'arancio, ha dato l'energia all'acqua, tante volte poi anche, ehm, nell'acqua c'è anche il sapere dell'universo. E come l'uomo lui porta l'anima del creatore dentro di sé e la coppa quindi la coppa è possiamo vederla come il corpo dell'uomo, come il corpo dell'uomo. E l'arancio è l'anima, quindi come l'arancio lascia il sapore nell'acqua, l'essenza dell'arancio, anche, l'uomo può lasciare l'essenza dell'universo nel corpo che è la coppa. E quindi adesso dobbiamo insegnare la totalità. Come dicevo, l'anima dell'uomo è completo, ma arriva un punto che la domanda è: l'universo cos cos'è la creat qual è il creatore e come dov'è, il vero sole, dove tutta la creazione arriva. E come ha fatto questo creato a concludere tutto l'universo? Se tu hai visto il riflesso del Unicos, hai visto anche il riflesso del creatore. La settimana scorsa noi abbiam parlato del guidatore e dell'istruttore. L'istruttore è l'anima dell'uomo, è l'anima del creatore e chi guida è l'anima dell'uomo. In molte vie voi siete parte della totalità della creazione. Quello che vedi in te è quello che vedi nel creatore, è la stessa storia, è la della coppa e dell'arancio, non può essere diverso. Non c'è bisogno che ci sia l'acqua, però è così che l'uomo capisce. Noi s stavamo stavamo aspettando quest'anima per arrivare per fare la completezza. Non c'è bisogno del processo di conversione. Se l'uomo capisce la totalità, è il segreto della creazione. Voi non potete aspettare per il per questo giorno. Per la prima volta possiamo
avere il sole della fisicalità, l'anima, cioè l'anima della fisicalità, l'anima dell'uomo e l'anima del creatore. Tutto questo sarà completo e l'uomo non distruggerà più un altro uomo, l'uomo capirà la creazione. In molte vie voi non avete bisogno di uccidere quando avete quando capite la totalità. Quindi l'uomo cambierà in questo processo. In molte vie, se guardate dentro di voi trovate l'anima del creatore. Non guardate nella dimensione della fisicalità per capire la totalità. Quando vedete questi fogli che pubblicheremo, voi capirete il Corona come funziona, questo energy pack. È arrivato il mo questa è la via per l'uomo per arrivare alla maturità. L'uomo non ha ancora visto, la totali il potere di questo virus. L'uomo deve decidere come usare questa energia. Sta dicendo che praticamente sta dicendo che praticamente la bellezza di questo nuovo ciclo è che noi potremo scegliere quello che vogliamo. E l'uomo quindi è arrivato a questo punto di maturità e quindi in molte vie l'uomo è diventato diventa come una luce per capire cosa la sua anima vuole. Molto presto il sapere verrà completato e poi non avrete scelta, questa è la via.
Il problema più grosso è che non avete fiducia di voi stessi. E dovete imparare a innamorarvi del creatore. Come l'uomo deve imparare a guardare la verità della creazione. Questo frutto che non so che frutto ha detto che ci mette molto a maturare, però quando matura è buonissimo. Un po' siamo come noi stiam facendo noi. Micro e macro sono uguali. L'elevazione dell'uomo non è un traffico a senso unico. Dovete ricordare una cosa, che l'uomo non ha mai capito. 90% del vostro corpo, 60% è l'acqua. E quindi quel 60% è come l'arancio è il bicchiere, è la coppa. Quindi in quel 60% c'è l'essenza dell'universo. E quindi l'anima gemella è la stessa cosa. Adesso stai segnando l'anima gemella, quindi dare qualsiasi cosa che hai per ricevere di più. Molte in molte vie tutti quanti hanno un gemello a livello dell'anima, pure il creatore. È l'uomo che deve capire la totalità della creazione. E questo step è un passo molto, grande per l'umanità. E quindi noi abbiamo sistemato le cose per, uhm, per arrivare a questa nuova per portare questa nuova via. L'unica via è di innamorarvi, di innamorarvi. Quando vi innamorate col creatore, voi voi diventate l'essenza del creatore. In futuro ci saranno delle guns che vi faranno elevare a livelli diversi. L'energia del creatore ha solo un nome, è amore.
e quindi voi date e ricevete quello che avete bisogno. Se tu guardi i problemi che hai nella dimensione della fisicalità, abbiamo imparato molto dal corona, l'uomo è diventato così fisico e attaccato, che pure il suo corpo è diventato fisico. Quello che, detto che noi siamo diventati così fisici che poi questo abbiamo fatto in modo di avere questo abbiamo visto questo virus classifica tutto. Spero che voi capite che come voi siete diventati così attaccati alla fisicalità che avete chiamato a questa struttura come questo virus per togliervi questa fisicalità. Questo è quello che Corona fa, vi calcifica. Voi avete chiesto di essere più fisici e adesso questo Corona vi fa diventare ancora più fisici. E quello che chiedete avete, quindi avete costruito, uhm, e volevate possedere e tenere. E con tempo avete creato quello che è adesso. E praticamente voi adesso fa vedere un MRI di un paziente del corona, che fa vedere la classificazione. Fa adesso vedere i polmoni, questi sono i polmoni calcificati.
e troviamo, quando apriamo i corpi di chi ha avuto il corona, troviamo questo qua. In molte vie voi avete chiesto e vi è stato dato. Mettete la statua di voi fate la statua di voi stessi. Perché avete cercato di essere attaccati a qualsiasi cosa fisica. E quindi magari qualcuno di voi adesso capiscono. Quando vi staccate, questo vi porta alla libertà. E quindi voi diventerete le cellule del diventerete le cellule dell'universo. Ora capite il processo. Vi abbiamo detto tutto. Vi abbiamo detto come potete levare. E come potete levare gli altri con le GANS. In molte vie il sapere dell'universo è per farvi diventare creatore. Ok, adesso fa vedere la mamma che è incinta e il feto che prende l'energia dalla mamma, e quindi questo per crescere e estendersi ha bisogno di ricevere energia e ha bisogno di amore. Quindi l'anima dell'uomo fa parte della creazione del creatore. E non c'è differenza tra l'energia del wund della mamma, del grembo della mamma, con l'energia dell'universo. E appena l'uomo capisce questo, possiamo andare avanti.
In passato questa tecnologia è stata molto difficile da insegnare, però più avanti questa tecnologia tutti quanti vorranno imparare questa tecnologia. Sarà molto, molto ricercata. E quindi i ricercatori di Sapienza quando capiranno la totalità loro diventeranno gli insegnanti per gli altri. E non nel focalizzarci a fare le Guns. Le Guns è solo un modo per capire come funziona, per capire la dimensione della propria creazione e come mai c'è il motivo di questa creazione. In molte vie come l'arancio e la in molte vie l'uomo deve maturare e e dobbiamo condividere il nostro amore e il nostro prendersi cura con le persone che amiamo. E magari l'uomo è maturato abbastanza per arrivare a fare il prossimo passo. Come ho detto, gli insegnamenti diventano molto più, meaningful perché incominciate a capire di più. Il livello del vostro sapere in molte vie dovete innamorarvi e portare questo innamoramento e questo innamoramento porterà alla trasformazione. L'uomo ha molto da imparare, ma l'autorità ha bisogno di essere compresa. Cioè, no computer, no penna nell'universo, no paper. E quindi l'uomo deve capire la propria fisicalità e capire come mai la chiamiamo anche illuminazione. Quando perché chiamo illuminazione? Perché tu diventi parte della luce e questo quando tu capisci la totalità. Ah.
Okay, c'è Mr. Cash che sta dicendo che ha avuto una chiamata. Noi sono ignorato da questa chiamata e lui sta dicendo che dobbiamo crescere per diventare di più, per capire l'eventualità come l'uomo può procedere al prossimo livello, in modo che l'uomo capisce di più. E l'illuminazione è il processo di quando i campi dell'universo, del creatore, interagiscono la luce del sapere. E in molte vie l'uomo diventa, come si dice, l'uomo deve capire. Un giorno l'uomo maturerà. Questo non è mai successo prima, ma molto presto l'anima fisica e l'anima dell'uomo diventeranno una cosa sola. Quindi quello che capite è la totalità della luce. Ora capite cosa vuol dire enlightenment. E in molte vie enlightenment vuol dire che vedi la luce del creatore. Sto dicendo che è bello essere a casa e bere una coppa, una tazza di tè e con questa tu capisci. Magari l'uomo è arrivato a questo punto di transizione e capire che questo punto non è la fine ma è l'inizio e che può essere in entrambe dimensioni, nell'anima e nell'anima fisica. L'abbiam detto, m'ha insegnato, tanti migliaia di anni fa e Moser ha nascosto questo sapere. Questa volta noi insegniamo a tutti e siete voi che decidete. Questa volta non c'è, come si dice, PhD. Tutti quanti veniamo, dato questo sapere e questo sapere poi si estenderà al sapere del creatore. Voi guardate cose per fare le Gans, adesso dovete capire che siete voi le Gans.
in molte vie l'anima fisica è fatta di con le Guns e voi siete arrivati a essere l'arancio. L'uomo porterà questo sapere a livello della propria conoscenza. Tu non hai bisogno di pensare molto per capire, l'estensione della tua anima e per f estenderla in modo che diventi anima fisica. Or you can extend it to the galassia, to l'universo. In molte vie voi non c'è bisogno di viaggiare. Le limitazioni son soltanto nel nostro capire. Ogni anima ha al centro, ogni anima ha anche l'essenza del creato e noi, scegliamo di connetterci a questo creato. Come settimana scorsa che dicevo che c'era, l'autista e quello che guidava e, questi possono condividere la totalità del sapere e quello di un totalità dell'universo e quando vai a con campi magnetici forti poi lì arriverai a arrivare al creatore e sei tu che devi capire la totalità del lavoro, quanto sei pronto a ricevere e quanto pronto tu sei a estenderti per dare. L'uomo non interagisce solo con la fisicità, ma interagisce con la totalità, ma lui come ha fatto in modo di non avere questa parte. In molte vie ora l'uomo ha delle opzioni. Se vi ricordate la struttura delle Guns, più dai più profondamente vai, è così
arriverete al creatore. Ora vuoi usare le Guns, vuoi mettere le Gunsis o vuoi usare le Guns dell'uomo per arrivare alla creazione? In molte vie gli sono arrivato per essere intrattenuto, adesso sono io che intrattengo. La domanda più grossa per l'uomo, razza umana è: chi è il creatore? E come siamo fatti? E perché non ho capito, non si sente. La la domanda più grossa è l'uomo pronto per incontrare il creatore? O è l'anima dell'uomo che vuole che non ha una cosa fisica, ma se si vuole diventare fisico, può diventare fisico? O, possiamo scegliere la fisicalità del creatore e dimostrare la bellezza del creatore? Questo pianeta non è il paradiso che l'uomo ha sempre cercato. Il pianeta più bello farà delle anime più belle e insieme, porteranno alla perfezione. Poi capite come mai le anime dell'universo vengono qua a vedere luce del creatore, dell'anima del creatore. Non è questo il tempo per celebrare e l'uomo maturare, per capire totalità. La perfezione arriva quando e con questo inizia un ciclo nuovo. Come m'han detto, l'uomo non guarda mai quello che è nelle proprie tasche, ma guarda quello che c'è nelle tasche degli altri. Come in inglese dicono: "Il giardino dei vicini è sempre più verde", però noi siamo già anche nell'altro giardino. È questo che l'uomo deve capire. La bellezza del creatore è come per dire che voi avete un giardino bellissimo, e in questo giardino ci son questi bellissimi fiori e noi dovremmo diventare questi bellissimi fiori, quindi i fiori dell'universo. Se il creatore ha deciso di fare questa bellissima cosa, perché l'uomo deve distruggere questa cosa?
E in questo bel giardino dove ci sono questi bei fiori, voi ci costruite una casa per far crescere la famiglia e questo posto lo chiamate paradiso. Perché l'uomo perché l'universo e l'uomo ha scelto questo pianeta? Perché in questo pianeta, l'uomo, si innamora in modo molto forte. E quindi se il creatore ha scelto questo pianeta, perché anche l'uomo non guardate sempre eleganze. Quando vedete le coppe, la coppa dell'uomo e la coppa della vita, voi, ehm, le guardate per elevarvi? Ora dovete decidere. Ah, non ho visto una. Se hai visto un gatto, vediamo dove sono. Sulle scale. No, no, non c'era nessuno. È uscito. Avete domande? Stanno guardando. Rick sta dicendo che Chris ha detto che spera che Mr. Cash può parlare in modo dettagliato del detachment, come staccarsi dalle cose. Ci potresti parlare di questo? Allora Mr. Cash dice: sapete la storia di questo rabbi and his flock? Non so cosa vuol dire. Questo rabbi dice al flock: dai via tutto. Il rabbino voleva tutti quanti che davano tutto quanto via.
E non ho capito questo pezzo, scusate. Non ho capito questo pezzo, scusate. Però sta dicendo che detachment arriva l'uomo arriverà a elevare se stesso quando capirà questo processo di detachment, che non mi viene il nome in italiano. Attaccamento e distaccamento, immagino. La casa dell'uomo come per l'uomo è come un castello. E quindi vuoi che questo castello sia un castello di amore, un castello di vita, o un castello o un castello di staccamento. Più grossa è la casa e più sei attaccato. La razza umana ha scelto la via sbagliata e quindi ha bisogno di diventare molto saggia. Quindi vuoi stare attaccato o staccato? Però qui sono io che parlo, ho perso il pezzo prima. Quando dai dalla tua anima, diventi detached perché tu dai dalla tua anima e quindi tu dai quello che non ti serve. Quindi come se voi guardate tutti voi
avete dato tanto alla fondazione e dando tanto alla fondazione avete perché l'avete fatto dall'anima e quindi guarda cosa abbiam fatto con l'Iran. Questo è il lavoro della fondazione. Quindi il vostro lavoro deve essere la luce per gli altri che ci sono dopo. E quindi tutto non deve essere dato a livello della fisicità, dove io do per ricevere, ma se tu dai per ispirare la nuova dimensione, e questo è quello che l'uomo ha capito. Voi avete partecipato a questo condividere, questo condivisione diventa parte della struttura. Voi avete condiviso il sapere. Quando tu capisci questo, tu capisci la totalità. È la prima volta nelle religioni, nella scienza, che noi spieghiamo diamo la possibilità che possano. È la prima volta che che una organizzazione insegna la scienza e la teologia, ma senza dettare, e insegniamo insieme e impariamo insieme. Questa è la differenza. Questa è la struttura della Keshe Foundation. Noi capiamo la fisicalità per capire la fisicalità dell'anima e l'anima e capirli entrambi. Noi non distruggiamo. Noi diamo anche chi scusate. Sta parlando di
Miss de Laurence, che lui aveva il sapere lui ha rubato, ha dato bugie e quindi con queste bugie poi quando si è ammalato non hai potuto chiedere aiuto per quando cheat, che non so cosa vuol dire cheat in italiano, paghi o quando rubi paghi. E lui quando si è stato ammalato, quando si è ammalato, che lui sapeva che poteva essere salvato, lui non poteva chiedere aiuto. Lui si è tolto delle cose che aveva bisogno, noi io do e chiedo e poi mi e mi enjoy quello che ricevo. E quando cheating questo non succede. La totalità è nell'uomo. Quando tu chiedi non è che rubi. Quando prendi, rubi. Io sempre chiedo e mi è sempre dato quello che ho chiesto, perché capisco le mie limitazioni. Se parlate di detachment, io avevo tutto e quando io mi detach da queste cose io sono diventato bravo nel fare e poi ti stacchi e poi capisci. Non ci sono sacrifici e bisogna capire che non puoi, ehm, uhm, hurt yourself, cioè devi vivere al meglio, così puoi creare quello che hai bisogno.
se voi capite questa tecnologia, voi avete già tutto. E quindi questa vita poi diventa che tu dai di più per ricevere di più. Non ho mai creduto di soffrire per dare agli altri. Quando io soffro divento, come si può dire, divento parassita per gli altri. Quan Staccamento, uhm, staccamento non vuol dire che ti dare via tutto quello che hai, staccamento vuol dire che tu dai quando la tua anima è al livello che può dare. E poi tu ricevi perché dai. Abbiamo fatto in modo che le patenti sono libere, così potete creare e non rubare dalla fondazione. A Abbiam visto come in Accra e in Italia c'hanno c'hanno rubato. Adesso vediamo che adesso abbiamo creato altri prodotti. Ha detto Giuseppe vivrà una Giuseppe vivrà una vita molto miserabile, perché pagheranno per il resto della loro vita quello che hanno fatto. Non In Cina continuano a lavorare con il governo, ma continuano a tenerlo nascosto. Di più davamo all'Iran e più il governo si organizzava nel dare supporto alla Cash Foundation. Se facevo presentavo le mie cose diventavo più ricco di Bill Gates, però
Would be very, sarei molto ricco adesso. E io mi sono staccato su questo e ho dato per il cambiamento dell'umanità. E quindi cos'è l'attaccamento e lo staccamento? Ehm, io vivo bene la mia vita perché io servo e servendo mi arrivano le cose. Io vivo 24 ore su 24 intorno alla fondazione e quindi il mio amore va alla fondazione. E quindi è diventato una organizzazione abbastanza grossa a livello mondiale. Noi adesso adesso stiamo condividendo questo sapere, ehm, gratuitamente tra di noi. Cos'è il, staccamento? E quando do, io chiedo anche mi viene dato. A che cosa sei attaccato te? Abbiam bisogno di maturare a livello dell'anima. Altre domande? John stai chiedendo una domanda? Sì, sentiamo. Sì. Ciao John, come stai? Grazie, sto bene. Io ho detto che tu sei uno dei anime più belle
della fondazione e già detto grazie. Se vedi le Gans che si illuminano, non è l'anima, non è l'anima dell'uomo, ma nell'anima fisica, perché tu vuoi vedere questa luce. Quindi capire la conformazione dell'anima viene dall'emozione, è per questo che è il cervello. L'anima capisce l'anima dell'uomo con la sua lingua. L'occhio dell'uomo è come un detector e che poi crea un'emozione che poi l'anima capisce. Quindi quando tu vedi un fiore bellissimo, non lo vedi nell'oscurità, lo vedi quando c'è la luce. Tu non vedi con la tua anima, tu senti con la tua anima. Quindi l'emozione è il punto di comunicazione tra l'anima fisica e l'anima dell'uomo. Quindi l'anima non vede. Il tuo cervello è il tuo transformer, il tuo traduttore, e poi tu lo senti. Deve arrivare tra le emozioni. Tu senti il tuo partner. Nella fisicalità tu vedi, metti sulla luce per vedere la fisicalità. Quando vedi la felicità, la gioia. Se tu togli questa emozione, poi tu vedi direttamente dall'occhio dell'anima. Avete altre domande? C'è una domanda dallo Skywalker, dice Mr. Cash, che sto cercando di capire che cosa capisce, cosa vuol dire, però non riesce a capire. Adesso chiedo aiuto a Rick per capire questa domanda. C'è un'altra domanda da Hassan che dice: puoi spiegare di più quando dici dobbiamo estendere la nostra emotion, mi sembra.
Lui ha detto, beh, lui sta dicendo, se tu hai seguito gli insegnamenti, è la legge della creazione, adesso sta facendo un disegno, sta facendo vedere il disegno di un puntino nero e che lui è al centro e mentre ci espandiamo, ci espandiamo come una girella, questo lo dico io, girella, sembra una girella. Poi ci espandiamo. E mentre ti espandi tu prendi quindi in molte vie noi vediamo soltanto quello che è anti-clock, anti-orario, ma non vediamo la parte del dare. Ma se tu capisci questo, è molto semplice. Più dai fuori, e poi tu hai un campo più forte che ti torna. E quindi più dai, hai un campo molto più forte, quindi in quel punto poi puoi prendere. Quindi qua dai molto, dove sta facendo vedere le linee rosse, blu. Qui più dai, più ricevi. E quindi diventi più forte perché tu hai dato e quindi hai ricevuto di più e puoi dare di più. E in quel processo ti avvicini sempre di più alla fonte, quindi diventi più vicino al creatore dando di più, perché tu prendi, quindi quando tu dai di più e prendi di più, poi diventi più forte perché sei più vicino al creatore. E in qualche posto c'è il bilancio dei campi e lì c'è la totalità. Fa vedere con questa linea blu. Ci sono altre domande? Sì, sono Wayne, sto parlando dal New Zealand. Mi senti, Mr. Cash? Sì, 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 ti sento.
È la prima volta che io chiamo, quindi è un privilegio parlare con te e Mr. Cash dice: "È un onore per noi averti qua". E mi piacerebbe dire che questa non è una lingua che si parla, di solito ed è, assolutamente al 100%. Io non sono mai stato uno che fa Guns. E quello di cui tu parli di questa luce è qualcosa, quando parli di questa luce è qualcosa che mi ha toccato 9 anni, m'ha toccato questa di questo quello che stai parlando. E non so più cosa volevo dire. Quello che posso dire è che io so è che so esattamente quello che lei sta parlando e la via che io ho seguito, io non riuscivo a capirla all'inizi e c'erano tempi nella mia vita in cui in un momento in cui io facevo di domande di ricerca. E l'unica via che ho trovato di andare là era con seguendo la lingua dei filosofi, che è una lingua che ti tocca. E a meno che tu non vedi, allora sì che puoi capire. Dove sono io adesso è difficile da descrivere, ma però lo puoi vedere solo in natura. E io non ho le parole per dire quello che vorrei dire. Ho una domanda, però la domanda per me è il tempo del giorno. Ma sto cercando di capire questo e formulare la mia domanda. E vogliamo che ti diamo Cash dicendo vuole che ti diamo una pausa e stai in linea e quando sei pronto puoi ridirci quello che volevi dire. E lui fa grazie.
abbiamo dei problemi con Ricky, che lui è caduto la linea. Adesso questa persona vuole fare una domanda, però vorrebbe avere uno che traduce in portoghese. Possiamo avere Raffaele che traduce? Raffaele? Salve, Mr. Cash. Sì, sono Raffaele dal Brasile. Come sta? E Mr. Cash, come stai? Bene, grazie. Adesso Raffaele proverà a tradurre. Raffaele, potresti tradurre per favore in portoghese? Puoi chiedere a lui la domanda? Adesso loro stanno traducendo. Sta traducendo in portoghese. Sta dicendo che ha avuto questo sogno della Coppa dell'Uomo e ha visto questa coppa, ha visto questa luce bianca e lui voleva sapere se era un'illusione dei suoi occhi o se era l'interazione della sua anima con la Coppa dell'Uomo. E questo molti ricercatori di sapienza faranno questo passaggio dove non sanno se è la loro anima o l'anima fisica che vede queste cose. E come ho detto, questo è il motivo per cui ho dato la Coppa dell'Uomo, per praticare, per capire quello che vedete e per capire quello che sentite. E cominciate a sentire e quindi dovete voi cominciare a capire le differenze. E se voi avete e se voi capite in che stato siete,
quando ho visto questa cosa, poi riuscite a vedere l'emozione e quell'emozione è quello che conta. E questo gradualmente molti di voi andranno attraverso andranno attraverso a questa fase. E quindi è la vostra fiducia di sentire la vostra anima. E quindi la vostra anima è come un soundbox per vedere quello che volete fisicamente. Voi vedete la tazza dell'uomo, ma adesso vedete la struttura di quello che è fatto dentro. Come cambiate la forma, non al adesso sto facendo vedere un altro disegno, sto facendo vedere questo cerchio, questo sto facendo dove è l'anima, qui dove l'anima si siede, questo è la vostra anima. Tu sogni e tu comunichi con un'altra anima. Questa è la parte in cui dai. Poi quando tu ricevi da quell'anima e nell'interazione di questi due, tu vedi la comunicazione, questo punto nero che voi chiamate sogno. Voi potete sognare durante il giorno anche. Quello che voi chiamate dream è la comunicazione delle due anime. Quando voi diventate bravi su questo, immaginate qualcosa e sentite questo desiderio e fisicamente voi lo potete fare. Io non ho bisogno di alzarmi e darvi la tazza. E questo è quello che dovete imparare. Ora sto traducendo in portoghese. Adesso Mr. Cash sta chiedendo se può tradurre in portoghese.
E quindi tradurrà in portoghese adesso? Então você tem essa necessidade do homem de confirmar através de fora a interação que ele tem com a alma também. Então essa é uma necessidade do homem desde o início, para poder ter uma confirmação de fora disso, pela conexão, desconexão que tem com a alma dentro dele. Rafa, posso? Oi, questão. Sim. Quando o seu Cash falou aí a respeito de que o sonho, a interação de uma alma com a outra, né? E eu posso contar um pequeno detalhe do sonho. So he would like to know if he can tell you detail of his dream. How long would it take? Quanto tempo vai tomar para você contar isso? Vai ser Não, é bem sim. You see, we don't interpret the soul. You have to understand your dream, to understand the condition you're in, and has a meaning for you. In molte vie l'uomo non dovrebbe mai interpretare le informazioni dell'anima, perché c'è un motivo per questo. E quindi deve stare così. Tu ci puoi dare la storia della tua anima, però noi non potremo mai interpretare che cos'è. Perché quello era una cosa tra te e l'anima con cui perché era una cosa successa tra di voi, quindi nessuno dovrebbe mai interpretare quello che è successo tra di voi. Adesso sta parlando ancora in portoghese. Ok, grazie. Avete qualcun altro? Grazie.
C'era una domanda di Marcus dicendo vuoi vedere l'anima di Gesù? E la risposta è questa. Hai sentito questa voce e tu devi chiamare alla tua anima. Non c'è un trucco magico. Tu puoi chiedere, e se hai capito la maturità di questo, tu capirai che se chiesto in maniera sincera e non ci sarà un magic show. E questo è quello che dovete capire. Se tu il tuo desiderio è di capire ed è sincero quello che chiedi, la tua anima ti eleverà. E come ho detto molte volte, non è ieri stavamo parlando della questa macchina della salute. E se guardate c'è un problema, adesso faccio vedere lo schermo. Questa è la macchina della salute e se tu non puoi elevare la tua anima, è come il nostro amico ha detto, è il bianco fumo o il fumo nero? Quello che tu vedi? Sei tu? Alcuni si appoggiano alla fisicalità e altri si appoggiano al lavoro dell'anima. L'anima non ha tempo e non ha spazio. Qualcuno che veramente crede in Gesù, in Christ. Non ho capito questo pezzo. Sei tu che porti le limitazioni. È il messaggio dell'anima. E se tu sei là, non c'è spazio-tempo. E non è un show di magia. Solo le persone che hanno la sincerità per vedere vedranno. Se tu senti
l'insegnamento di settimana scorsa, la presenza, lui ha sentito il chiodo, ha sentito il martello che faceva il buco nella sua mano col chiodo. Questo è Mark from Cape Town, grazie Mr. Cash. E io vorrei anche fare una domanda. Scusa? Sta chiedendo se queste unit che hanno messo in fronte agli ospedali sono da vendere. Guns Production Unit stanno parlando, che sta parlando questa macchina. Stanno parlando di questa macchina che verrà lanciata settimana prossima. La struttura, un secondo, verrà lanciata settimana prossima. Noi aspettiamo per questi documenti che vengono completati. Se è quella che stai parlando te, sta controllando se è quella.
Questa macchina produce molto materiale che poi voi dovete incominciare a essere capaci a portarlo. E sono 3 pezzi che viene in un 3 pezzi che arriva in una scatola. Che aiuta tutto, non solo gli ospedali, ma anche le comunità. Prima aiutiamo gli ospedali, poi aiutiamo le persone che sono ammalate in casa e poi puliamo la città. E abbiamo usato questa macchina per pulire tutta la città. Adesso fa vedere questa macchina, fa vedere le immagini. E questa Plasma Gas Production Unit. E questo fa vedere. Questa è la macchina, questo è lo spruzzino. Adesso vi faccio vedere lo spruzzino. Voi spruzzate proprio tutto l'ospedale, dalla testa ai piedi. Ognuno che entra in ospedale lo spruzzi. I dottori stanno ricevendo pulisci prima l'ospedale, poi pulisci i dottori. Perché il dottore continuano diventano tipo una banca di diverse mutazioni del virus. Prima spruzzi fuori e dentro e poi spruzzi qualsiasi cosa che entra.
Prima hanno fatto i pazienti in Iran, poi hanno fatto le case, poi hanno fatto le strade. Adesso fai l'acqua, poi l'acqua la dai alle mosche, le mosche le danno alle persone. Questa unità dall'Iran verrà ordinata in tutto il mondo ed è 20.000 euro. E tu con questa unità puoi controllare la contaminazione. Se tu ne vuoi una, la mettiamo sull'internet e te ne puoi prendere una. Ci saranno 7 giorni prima che ti arriva. O tu la regali al tuo governo, se ho capito bene, e noi copriamo i costi della benzina, da quello che ho capito. C'è una domanda su internet che sta dicendo come potete produrre dai campi del plasma? È capire l'emozione. E quindi
con l'emozione puoi soddisfare la fame. E quindi è la confermazione di esistenza che perché tu vuoi confermare che stai esistendo. Non ho capito questo. Il creatore vuole l'attenzione, vuole essere amato. E quindi se voi avete un creatore, non ho capito. Scusate, mi son persa, non riesco a tradurre. Adesso non sta parlando. Se voi capite le emozioni che vengono create dalla vita fisica, cosa mi sta dicendo? Altre domande? Ah, okay, ha detto come potete controllare le vostre emozioni per, non avere una vita miserabile. Grazie per i sottotitoli, è molto meglio coi sottotitoli. Grazie Lara. Altre domande?
Sta leggendo una domanda? La fisicalità ha il suo cervello quando fa le cose. In molte vie l'emozione è parte della comunicazione delle due. Non sta dicendo niente. Ok, nessuno sta dicendo niente. Sono Dim da UK, però non ho capito la domanda, ragazzi. Ah. Non riesco a capire. Sta dicendo, adesso Dean sta dicendo, queste anime possono essere... Adesso Cash dice, questo è quello che qualcuno di voi si nutrirà dall'anima e altri decideranno di rimanere fisici. E la maturità del capire, come volevo dire, noi non facciamo più magie, le magie sono finite. Grazie, ha risposto alla mia domanda. Magnus? Manas, gli piacerebbe parlare? Salve,
Salve, buongiorno, Mr. Cash, per quello che sta facendo. Io ho una domanda. Quindi noi non siamo un movimento, noi non siamo dei gruppi, noi capiamo, noi connettiamo la scienza e quella che noi chiamiamo teologia. Con la teologia noi capiamo la scienza e con la scienza noi intestiamo la teologia. E quindi possiamo spiegare tutto questo. E c'è Cash che sta chiedendo, c'è la signora che sta parlando.
Sta parlando, chi è se non ha capito la domanda che ha fatto questa signora la sta la riprendendo. Non ho capito la domanda, ma la risposta di Cash è che l'uomo farà parte nella parte dell'anima nell'uomo praticamente non ci sarà questo potere. Quando elevi l'anima dell'uomo e quindi va al di là dei confini della fisicalità, e quando la gente usa il potere, usa la parte fisica. Quando tu prendi più potere, dovresti essere più umile. Più diventi potente, più rispetti gli altri. Le persone che sono al potere non dovrebbero essere persone il potere arriva tramite la possessione, possedere. Ok, non ho capito questo pezzo, e lui sta dicendo io ti amo e tu mi dici che tu mi ami indietro. Non vuol dire, cioè, non... amare per dare per amare, love to give. Perché continui a chiedere, posso avere questo, puoi avere quest'altro? Io non vado mai dove non ho chiesto prima. E la gente dice, ma perché chiedi sempre? Ma io faccio, io non chiedo, io non prendo mai o non faccio mai niente senza chiedere, perché non è il mio spazio, non è... Tu devi chiedere sempre, anche quando magari vuoi chiedere se vuoi fare l'amore col tuo partner, io lo chiedi prima, perché prendi la sua fisicalità per... Io conosco un uomo che lui ha chiesto, e perché ha chiesto con la sincerità gli è stato dato. Se tu rubi, ti arriva, non so cos'è il git, non ho capito.
Quindi quando uno ruba, la loro punizione è l'elevazione dell'anima, perché mentre si levano loro vedono quello che hanno fatto, il dolore di quello che hanno creato. Non ho capito. Quando io ti uccido sono un assassino, però se tu ti uccidi da solo non... So we should elevate. It's the only way you can't, if you take your stolen. You get asked the soul, can I give you for you to elevate? Are you ready to receive it? It doesn't matter if you're thirsty and you keep your mouth shut and I put you under the shower. Does it? You have to open your mouth to drink it. You gotta have wanted to drink it. Non è importante se voi siete assetati e siete sotto una fontana di acqua, se avete la bocca chiusa, dovete aprire la bocca per bere. Quindi tu puoi, era un'analogia secondo me quando diceva che devi chiedere per avere l'elevazione. Mature, it's just a fantastic celebration. So, la maturazione è una celebrazione fantastica. La maturità arriva con altre domande? Thank you very much, sir. Thank you very much. Oh, I have to get to. I'm having trouble getting to this. Do you want to open it, please? Go ahead. Yes. Good morning, Mr. Kesh. This is the platform for Spanish. Questa è Buongiorno, la piattaforma spagnola. È una persona spagnola ha una domanda. And he says, Da Ignazio. create different nucleus with
glass to create different interactions within the cup, different potentials with the atomic weight Non ho capito. and sales because of his Non ho capito. atomic weight. Sorry, sir, that's exactly what he put there. He's saying the atomic weight and the level of alkalinity or acidity. If he puts different nuclei with glass to create different interactions, Il nucleo con bicchieri, this difference of potentials in the atomic weight interazioni con la coppa, and depending on the alkalinity or the acidity, la will that differenza. affect the atomic weight of the structure? No, io non ho capito cosa domanda, scusatemi, quindi non posso. I don't understand. Ok, per fortuna anche Cash One non, second, please. Let me see if I can anche answer. Cash non ha capito questa Ignacio, domanda. dice el señor Kersh que no entiende su pregunta, si puede formularla. Okay, let's go then to the other one, sir. Yeah, I've been reading the webmaster gives me they think it's too long and we don't understand what it is. Correct. Dice que su pregunta es muy larga y que no la entiende. Okay, You got let me short and sweet. sí. Le domande devono essere Debe ser corta y corte. Okay, let me go to the other one, please. This is from Lizzie. Lizzie that says, they are Questa some domanda brothers in space. è- Are there different categories amongst them? And then she says, in the past, there has been spiritual orders that teach us that in the universe, each day is held by the planetary logos. And in our physicality, is there a being that corresponds with this same category and that will help us? Ha detto che nel passato ci sono state delle entità che ci hanno aiutato. Needs help. Sta pensando, questa signora ha detto, queste entità ci possono aiutare anche adesso? E Mr. Cash dice, ma perché volete sempre avere aiuto dalle delle altre entità? May I translate? E lei dice, posso tradurre? Porque la humanidad piensa que necesita ayuda de otros. Non sto capendo questa domanda perché è così lunga. Yes, there is the word of knowledge. Good morning, Mr. Cash. Good morning, buongiorno Mr. Cash, questo è Azar. Mr. Cash, I have a few questions about emotion. They're all related. You see, emotion is the communicator Le emozioni, between the soul of physicality and the soul. l'emozione è la comunicazione tra l'anima dell'uomo e l'anima fisica. Is it like you're driving a car? Allo stesso modo tutti ci dobbiamo controllarla. You're driving the dog, and when you control it, it means you have your lights on, you can see better. E quando controllare cosa intendi? Che quando sei alla macchina, quando hai la macchina accendi la luce dei fari, è per vedere meglio, in questo modo che ci controllare. Can get enlightened. What is why the intensity of emotion can make you enlightened? Perché l'intensità dell'emozione può illuminarci? If you really become angry, you can keep the intensity really high. This is something that the masters in India they talk about. If you keep an intensity of emotion really long enough, it doesn't matter what emotion it is. It could be love, it could be anger. You can get enlightened high. Ha detto che se tu mantieni una emozione per tanto tempo, poi divieni illuminata, non importa se è un feeling cattivo o buono, se lo mantieni per molto tempo ti illumina. È lo stesso che sta dicendo. Non ho capito adesso. Part of your soul, part of the knowledge you store, you take from the soul and you add it in.
memory of the emotion. Is it like is it non ho like capito, when you have scusate. a pressure cooker and then if it comes to a point it just opens up? Is it like that when you keep the anger so intense suddenly that The thing is, anger is the physicality of the man. We never seen an angry soul. Anger è essere cattivi o arrabbiati fa parte della fisicalità, non fa parte dell'anima, che l'anima non si arrabbia. Anger comes when the dimension of the soul of the man and the soul of physicality can't agree. It cannot be processed in emotion. La rabbia viene quando non puoi esprimere in emozione, non puoi esprimere in emozioni quello che sta succedendo. Quindi quando tu diventi arrabbiato è perché non capisci. È parte dell'emozione, è parte di capire le emozioni. Quando le cose non fanno parte di te, non le vedi. Io vedo questo molto regolarmente ogni giorno. Takes a lot of knowledge and a lot of understanding of the situation, because otherwise it stays. Devi. Okay. Mr. Kesh, what about the intensity of love? If the intensity of love really becomes really high? E cosa se l'intensità dell'amore, se noi manteniamo l'intensità dell'amore molto alta, che stai dicendo? Puoi innamorarti di una cosa o di tante cose insieme? L'uomo non ha mai imparato ad amare, perché succede molte volte, perché la loro mamma si innamora di un uomo e poi quando creano un bambino, poi la donna ama due bambini, due uomini. E quindi così anche il padre, quando la mamma crea una bambina, e il padre si innamora di due persone. Tante volte abbiamo visto che le gelosie della mamma della figlia perché il padre ama così tanto sua figlia. E poi la madre vede come competizione la figlia perché molte donne fanno questo. Loro possono anche distruggere la propria figlia perché il padre ama la figlia così tanto. E poi questo diventa gelosia. And Mr. Kesh, when someone falls in love, does the physicality soul and the soul both agree on that? The both are in love? Quando uno si innamora, entrambe le anime sono d'accordo su questo? Non ho capito la risposta. But how can you tell which one is in love? You will know in time. That's what you understand. Caspita, non ho capito. You see, loving is giving.
Amare e dare or mean not to possess. vuol dire non possedere. The extension of Eccolo qua, quello dice adesso. and this is what it is. This is the way it is. I've seen many knowledge seekers, especially women, who fall in love, and No. the husband is everything they loved, and when they gave it life to the daughter, the husband became the biggest enemy. Quindi Because they see the girl as an enemy, they try to pull up Okay. else quindi to fulfill, but they don't see that girl is the source. il tuo of marito che prima era il tuo grosso amore e hai creato questa bambina, poi quando questa bambina cresce e la mamma diventa gelosa, poi questo amore diventa il nemico numero uno. That's how you have to practice. You know how it is what to go. And then you extend that love, because love of child is the only detached love. Dobbiamo imparare a estendere l'amore Especially in the early life. e avere detachment. Something we don't expect from a baby to love and say thank you, but nothing, but you give all the love to it and you nourish it. And if you can keep that process and extend it to your husband, to your children, to the society, then it's a different dimension. But mankind fails in that step. And that process is what no one understands, how the emotion plays this game between the soul of the man and the soul of physicality. If you fall in love with a soul, you never ask what's and where, just follow. Because you Se know tu ti innamori dell'anima, made for it to be there. se ti innamori di un'anima, tu la segui e basta, non è che fai domande. Thank you, Mr. Kesh. Grazie Mr. Cash. This is one of the biggest social problems. Questo è uno dei problemi nella società. I always said part of teaching has to come inside the Keshe Foundation, because you have to enlighten. I've seen many cases. Voi dovete imparare queste cose perché dovete illuminare anche altri, Mothers, especially mothers, you see the other way too. specialmente con la mamma. They see their daughters as their biggest Vedono le figlie essere come le loro rovinano la vita della bambina e del marito, e quell'amore crea gelosia proprio al di là. Quindi quella figlia dovrebbe diventare un'estensione dell'amore fino all'uomo sulla strada, e poi potete estenderlo quindi quello che io ho sempre visto è questa gelosia della mamma verso la figlia, e poi si distruggono perché con la loro stupidità di non capire. I padri amano la donna, la bambina e il bambino con cui giocare a calcio e la bambina che vogliono proteggerla. E quindi quando questa bambina arriva, quando questa quindi quando di solito una coppia ha una bambina, di solito la moglie comincia a diventare gelosa della bambina, e questo è proprio uno dei problemi più grossi.
Qui puoi vedere proprio una debolezza nella struttura, perché succede molte, molte volte. Tu ti innamori dell'uomo che crea tua figlia, tu sei il creatore. Dei cretin, loro hanno creato questa bambina per così possono amare di più e invece diventa poi un problema, perché, questo è quello che io vedo come pitfall della società. E molte problematiche vengono perché la gente non viene educata su queste cose. Quello che dicevo, che a scuola dovremmo insegnare le emozioni e l'amore a scuola. Perché non insegniamo dal primo giorno al primo anno di non, come si chiama, di non insegniamo l'amore, insegniamo il rispetto. E perché questo non viene insegnato a scuola, agli inizi, tutto questo poi porterà un miscondatto a scuola o altri problemi. Altre domande? O chiudiamo qua? Mi piacerebbe, insegnare fare classi dove insegniamo come essere il padre, come essere la madre, a far capire le emozioni.
Non abbiamo più domande, chiudiamo qua. Grazie. Grazie per essere qua. E quindi, come dicevamo, se tu impari dall'anima, starà con te per sempre, invece quello che tu impari con la fisicalità lo lascerai indietro. Grazie per oggi. E ci vediamo la settimana prossima. E ci incontreremo settimana prossima per celebrare il fatto che abbiamo dato un'alternativa al corona. E quindi questo verrà rilasciato a livello internazionale questo sapere. Sto ringraziando anche il governo dell'Iran per il supporto. Detto grazie. Grazie, ok, abbiamo finito. Perfetto.
Hello. We are the Keshe Foundation.